Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Feiba Takeda Italia SPA, ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'ha Feiba? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Feiba durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Feiba? Feiba è un farmaco a base del principio attivo complesso protrombinico concentrato attivato, appartenente alla categoria degli antiemorragici vitamina K e nello specifico fattori della coagulazione del sangue. È commercializzato in Italia dall'azienda Takeda Italia SPA. Feiba può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Feiba 1000 UF/20 ml Polv. Esolv. Persol. Inf. 1fl.no Polv più 1fl.no Solv. 20 ml più disp.boxyactiv iFlow. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Baxalta Innovations GmbH. Concessionario: Takeda Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: complesso protrombinico concentrato attivato. Gruppo terapeutico: antiemorragici vitamina K. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: il Feiba è indicato nel trattamento e nella profilassi degli episodi emorragici in soggetti con l'inibitore congenito o acquisito del fattore VI. Feiba è inoltre indicato nel trattamento dei pazienti con inibitore del fattore XA. Posologia. Il trattamento deve essere iniziato sotto il controllo di un medico specializzato nel trattamento dell'emofilia. Per il trattamento di emorragie spontanee e sanguinamenti associati con la chirurgia, la dose, il tempo e la frequenza della somministrazione e la durata della terapia dipendono dal sito e dalla estensione del sanguinamento, dalla condizione clinica del paziente, e la scelta deve essere guidata dalla efficacia clinica individuale. Non deve essere superata la singola dose di 100 unità kg di peso corporeo e la dose giornaliera di 200 unità kg peso corporeo, a meno che la gravità del sanguinamento assicuri e giustifichi l'uso di una dose maggiore. Per ulteriori informazioni vedere il paragrafo 4.4. In caso di risposta inadeguata al trattamento con il prodotto, si raccomanda di eseguire la conta piastrinica, poiché copyright un numero sufficiente di piastrine funzionalmente intatte è considerato necessario per l'efficacia del prodotto. A causa del complesso meccanismo di azione, non ha disponibile un monitoraggio diretto dei principi attivi. I test della coagulazione, come la determinazione del tempo di coagulazione del sangue intero e del tempo di tromboplastina parziale attivata, APT, potrebbero non essere correlati ad un miglioramento clinico. Test emostatici globali come un tromboelastogramma, TEG, o il test di generazione della trombina, TGA, possono essere utili strumenti per monitorare ed ottimizzare il trattamento. A. Pazienti con inibitore del fattore VI. I risultati clinici finora ottenuti nel trattamento di pazienti con inibitore del fattore VI indicano che l'efficacia di Feiba può variare entro certi limiti da paziente a causa del diverso titolo dell'inibitore e di altri fattori ancora sconosciuti. Pertanto, pur non considerandola una regola generale, ad alti livelli di inibitore dovranno corrispondere alti dosaggi. È necessario distinguere le seguenti indicazioni. Episodi emorragici spontanei. Si raccomanda la somministrazione da 60 a 100 unità kg di peso corporeo, da ripetersi ad intervalli di 8-12 ore fino a completa guarigione della ferita, fino alla scomparsa di dolori, arresto e riassorbimento della emorragia nel caso di emorragie interne. Se, nonostante la somministrazione di una dose di 100 unità kg ad intervalli di 8 ore, non viene notato alcun vantaggio terapeutico, si raccomanda di associare la somministrazione di 40 unità kg di un concentrato di fattore VI umano. La somministrazione del fattore VI deve sempre seguire quella di Feiba. Gli episodi emorragici trattati a domicilio possono essere controllati mediante somministrazione fino a 150 unità kg a seconda della gravità dell'emorragia. Secondo esperienze riportate in letteratura, un trattamento profilattico a domicilio può essere eseguito somministrando Feiba da 3 volte la settimana al dosaggio da 75 a 100 unità kg adattato in funzione della tendenza al sanguinamento del paziente.
Il trattamento profilattico deve essere iniziato con la dose più bassa possibile nell'intervallo indicato. Il paziente deve essere sottoposto a rivalutazione dopo 12 settimane per ottimizzare il dosaggio individuale. Piccoli interventi chirurgici. Si raccomanda di seguire lo stesso schema terapeutico riportato per le emorragie spontanee, comunque occorre verificare l'effetto della terapia sostitutiva prima dell'intervento e, se necessario, aumentare la dose, oppure decidere per il trattamento combinato con il concentrato di fattore VI, 40 unità kg. La terapia combinata con concentrato di fattore VI permette anche di ridurre il tempo di tromboplastina parziale attivato fino ai valori normali. Inoltre, al fine di valutare un eventuale rischio di coagulazione intravascolare disseminata durante il trattamento, si consiglia di controllare ripetutamente le piastrine, il fibrinogeno ed i prodotti di degradazione del fibrinogeno, FDP. Prima di ogni somministrazione di FIBA in pazienti con inibitore del fattore VI, si raccomanda di controllare il numero delle piastrine, poiché copyright, secondo l'esperienza di alcuni autori, Blom, Vermeulen, Bensley, l'efficacia di FIBA dipende dal numero normale dei trombociti. Se il numero delle piastrine risulta inferiore a 100,000 mm3 prima del trattamento con FIBA è necessario normalizzare questo parametro mediante somministrazione di concentrati piastrinici. A tale riguardo si deve sottolineare che la somministrazione di concentrati di fattore VI di origine animale deprime il numero delle piastrine con conseguente inefficacia di FIBA qualora esso dovesse essere impiegato. B. Pazienti con inibitore del fattore XLA. Nella casistica finora raccolta il tempo di coagulazione cefalina, parametro ACT della coagulazione, è stato normalizzato in un paziente sul quale è stato eseguito un intervento di aeros bypass aeros ortocoronarico mediante trattamento con circa 40 unità kg di FIBA per alcuni giorni in un'unica somministrazione. Il controllo dell'efficacia e degli effetti collaterali deve essere effettuato con l'impiego degli stessi test menzionati per i pazienti con inibitore del fattore VI. Popolazione pediatrica. L'esperienza nei bambini di età inferiore a 6 anni è limitata. La stessa posologia utilizzata per gli adulti deve essere adattata alle condizioni cliniche del bambino. Modo di somministrazione. Il prodotto deve essere somministrato per via endovenosa immediatamente dopo la ricostituzione con il solvente fornito, vedere il paragrafo 6.6. La velocità di somministrazione deve assicurare il comfort del paziente e non deve superare il limite massimo di 2 unità kg di peso corporeo al minuto. Per ulteriori informazioni sulla modalità di ricostituzione del prodotto prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6.6. Controindicazioni. FIBA non deve essere usato, se sono disponibili alternative terapeutiche, nelle seguenti situazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Coagulazione intravascolare disseminata, CID. Trombosi acuta o embolia, incluso infarto del miocardio. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Tracciabilità. Al fine di migliorare la tracciabilità dei medicinali biologici, il nome e il numero di lotto del medicinale somministrato devono essere chiaramente registrati. Rischio di eventi trombotici e tromboembolici. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono disponibili dati derivati da studi clinici controllati relativi all'uso combinato o sequenziale di FIBA e fattore VI recombinante, antifibrinolitici o emicizumab. La possibilità di eventi tromboembolici deve essere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere FIBA durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere FIBA durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La sicurezza di FIBA per l'uso in gravidanza non è stata accertata in studi clinici controllati. Non sono stati condotti studi sulla riproduzione animale con FIBA. Gli operatori sanitari, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Effetti indesiderati da studi clinici. Gli effetti indesiderati elencati nella tabella sono stati riportati negli studi originali di FIBA, il Gartner 1983-2003, Siamsoedina e Lunga et al. 1981, per il trattamento di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Eventi trombotici e tromboembolici sono stati riportati con dosi giornaliere superiori a 200 unità kg. Se si osservano segni o sintomi di eventi trombotici e tromboembolici, l'infusione deve essere interrotta immediatamente e devono essere intraprese le appropriate misure diagnostiche e terapeutiche.
Vedere paragrafo 4. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmaceutico. Antiemorragici. Attività di bypass dell'inibitore del fattore VI, codice ATC. B02DD03. FIGA riduce il tempo di tromboplastina parziale attivato di un plasma contenente l'inibitore del fattore VI. Questa, proprietà farmacocinetiche. Per quanto concerne la farmacocinetica, trattandosi di proteine plasmatiche omologhe, di origine umana, il preparato segue il normale processo metabolico fisiologico. Dati preclinici di sicurezza. Studi preclinici, tossicità cronica, cancerogenicità e mutagenicità, con dosi ripetute in modelli animali non sono fattibili a causa della conseguente produzione di anticorpi contro le proteine umane eterologhe. Poiché copyright l'esperienza, elenco degli eccipienti: citrato trisodico bidrato, cloruro di sodio, solvente, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.